Ciao, sono Stefano Callegari, siamo a Roma, a casa Callegari dei miei genitori. Oggi sono venuto qui e qui c'è mamma Luana che ci prepara un bel... Cosa ci prepari, mamma? Un bel pollo alla cacciatura. Che te l'ha insegnato a te? Prima mia nonna e poi mia mamma. E io te l'ho rubato e lo faccio un po' in tutta Italia ormai. Allora, per fare il pollo alla cacciatura ho preso la padella, una padella capiente per quello che mi occorre, e ho messo l'olio. Io sono... E basta? Con l'olio... Un altro goccetto? È una Extra goccia. vergine? Tu sai che mettilo te, sei tu la... io con la l'olio saggia. sono molto generosa. Dai, davvero, mamma? Sì, tu lo sai che io sono Ho imparato generosa. da te, allora. Perché ce n'ho messo abbastanza, adesso lo rimetto. Quando l'olio vedo che è caldo, non tanto, un po' caldo, inizio a mettere. Ho fatto dei pezzetti non proprio tanto grandi perché così cuoce bene. Senti, e come l'hai tagliato? Perché il taglio è importante, no? Come l'ho tagliato da artigiana, ho tagliato tanti vestiti nella mia vita, che so come sistemare, dove tagliare. Incomincio a girare, poi metto sale e pepe. Anche qui sono un po' troppo generosa, però a me piace mangiare saporito. Macino il pepe e poi, siccome sono una persona piuttosto pratica, mi tengo sempre un cucchiaino, così mettiamo il pepe, forse va bene, abbassiamo il fuoco e già vedo che è una cosa simpatica. Ma sai che pensavo la cosa del taglio? Che hai detto hai tagliato tutta la vita? Aspetta. Io il travizzino l'ho inventato con taglio. Ho tagliato la pizza per diagonale e è uscito fuori. Ho abbassato la fiamma perché a me piace la fiamma non molto alta. Copriamo e lasciamo andare. Ogni tanto diamo una giratina e questo adesso è andato. Un pollo di quelli d'allevamento con 20 minuti sono già rosolati. Ma questo che è ruspante, forse non dico il doppio, ma insomma un pochino di più ci vuole, sì. Il pollo va per conto suo e viene controllato. Poi mi è venuta un'idea, faccio i carciofi fritti, va bene? Li taglio a fette, comunque ecco, li prepariamo tutti. Adesso poi dopo questi li asciughiamo bene e li passo in farina. Dopodiché passiamo ogni singolo pezzo, va passato nell'uovo. Quindi hai detto prima farina, poi uovo e friggi direttamente. Sì. Che è fritto dorato così? Fritto dorato. Ok. A parte il vigore dà pure il colore dorato. Ci metto acqua, limone e aceto per non farli diventare neri, però un po' ci diventano sempre. Ah, scusate che giro il pollo. Vediamo un po' come va. Mica lo posso abbandonare. Rispetto a prima che sfrigolava, come sei inumidito. E perché adesso vedi che c'ha l'acqua. Te lo fa ammorbidire, specie questo che è ruspante. Rivediamo, li metto dentro un canavaccio e li asciugo un po' perché sennò la farina diventa un casotto. Poi preparo le uova, per ora 3 uova, non so se bastano, però intanto sono 3 uova. È bello che i fritti di casa, che ne so, metti in supplì, a casa non è che metti tanto olio così come facciamo al lavoro, no? Al supplì appoggia sulla padella e te viene piatto con quasi una base quasi nera, come se l'avessi grigliato e mezzo fritto. Poi lo giri, che è ancora crudo, e fai lo stesso sotto, no? È una cosa, invece noi, che ne so, io frigo 3-4 mila supplì al giorno. Come so quando ti porto i supplì? Buonissimi. Ti piacciono? So belli asciutti. Buoni. Vanno bene. Allora mo te faccio vedere con che olio rifriggo. Il coperchio non si mette per intero sopra perché sennò diventa tutta acqua. Tutto il vapore rimane. Un po' lo fai uscire. Così esce, si ritira e cuoce. Vuoi che te scaldo l'olio intanto? Certo. Friggiamo con Frien d'Olio Italia. Pasquale Torrente, caro amico,
Dicevo, mi sono inventato una cosa, praticamente ci mettono estratto di rosmarino come antiossidante naturale. Ho capito, ma allora sa del rosmarino? No, questo serve per farlo mantenere sempre che non puzza mai, non odora mai, praticamente non va mai a male. E se Stefano mi dà una mano, possiamo iniziare a fare la salsetta. Allora faccio il lavoro di forza io. Bravo, ti faccio. sì, no, quello io no. Bene. Te lo demando. Quanti agli? Uno? E che ci fai con lo Brava. spicchio? 3 spicchi minimo. Quindi mettiamo 3 spicchi interi d'aglio che poi... Sì, però lo puoi pure spezzare, così fai prima quando batti. Ok. Allora vado a sentimento con rosmarino, un paio di questi. Poi metto poco peperoncino, giusto mamma? Sì, non tanto. Sì. Ne metto uno, Diciamo che è un piatto sfizioso. Il mortaio non è che va proprio battuto, va più così. L'aceto ci hai messo? Vabbè. No, dopo, intanto faccio a secco. Adesso, miei cari, guardate bene perché è importante. Vedete l'uovo che effetto fa? Vedi che belli, Belli croccanti. Ma tu dici che non vengono croccanti. No, Sai perché che io il fritto dorato lo vedo sempre un po' morbido. Dico, oh, vedi come vengono bene, ma non puzza, non senti odore di fritto, niente. No, non È c'è. limpido, pulito, stanno a venire belli croccanti, mi piace. Quanto aceto, mammi? Un altro pochino. Ok. Vado, Sì. Basta. Ok. Ora ripisto un po'. Questo è al contrario del pollo, quando sono rigidi sono fatti. Se sono mosci no. Ma che il pollo frigge? Inizia a scricchiolare, mammi. Come senti sotto la padella? Inizia a piccicare, Sì. Secondo me chiama al liquido. Chiama, sì. Lo sai perché non ho messo tanto d'olio, ma? Non ho- Per non fare quell'effetto che tocca sotto e diventa nero, capito? Così galleggiano. Gli inglesi dicono deep fried, cioè affondato. Vado, mammi? L'aceto riammorbidisce il tutto e poi dà sapore, perché è saporito. Ma lo sai quanti ne cucino al giorno, ma? Quasi 400 kg di pollo alla cacciatora. Oh, e qui il pollo è pronto, Io Lo spengi o lo lasci spengo riposare e piano lo piano lascio piano? un Ok, pochettino attufare. va bene. Ecco, poi Perché si assorbe gli aromi, si asciuga un po', no? Quindi aspettiamo l'ultima mandata di carciofi che la mangerò io. Faccio un bel piatto col pollo e metto pollo e carciofi. E impiattiamo e abbiamo fatto tutto. quello che vuoi. Sei soddisfatta? Io sì. Carciofi sono pronti, mi auguro che siano venuti bene, ben cotti, l'olio è perfetto e non ha bruciato e non si è neanche ritirato. Adesso impiatteremo il pollo. Stefano, è un po' t'aiuto? troppo pesante per No, noi. no, faccio Vieni te, io, prendi ma che te. scherzi? Impiatta te per Certo. cortesia, senti quanto pesa? Se lo faccio bene, messi là. Beh, vengo e guardo. Va bene. Piano, Quindi lo fai piano, colare piano piano, ok, piano. se no si rompe. No, si rompe, è peccato. Ok. Il piatto è finito, mi auguro che sia venuto bene. Stefano mi ha aiutato a versarlo e io vi invito, se avete imparato la lezione, di rifarla a casa e auguri e vi venga buono, come spero che sia venuto a me. Vi abbiamo fatto vedere dove nasce il mio pollo alla cacciatora, dove l'ho imparato. Un saluto a tutti da Luana e Stefano. Ciao e Ciao. grazie. Siamo davanti a casa, a 50 metri, lì ci stanno le finestre e questa era la scuola elementare, ancora c'è scritto, dove andavo da bambino, adesso è un liceo e lì ci stanno le medie. E ora all'angolo appresso vi faccio vedere dove ho imparato a fare la pizza. Ora ve lo racconto, andiamo a vedere. Allora, qui siamo a altri 50 metri da scuola, quindi sempre dietro casa. Oggi c'è un pub, ma fino a 4 anni fa è stato un forno storico di zona. E io, oltre a essere cliente sempre, portare il pane per casa o la pizza a scuola, a ricreazione, però ci ho anche lavorato
È stato il primo approccio nella panificazione e oltre a non facevo proprio il pane, lo vendevo al banco oppure lo portavo con la bicicletta ai ristoranti, però la cosa importante è che c'era un fornaio bravissimo che mi ha insegnato le basi di un buon impasto e da lì poi è nato tutto, un po' la passione, un po' anche la sapienza, no? Sai, la base di un buon impasto.